Buongiorno a tutti. Questa mattina affrontiamo un libro che forse conosciamo ancora meno rispetto a Giobbe e al Coelet, il libro del Siracide, e vedremo che quest'uomo affronta con una certa dose di coraggio il problema posto da Giobbe e dal Coelet, ovvero come poter conciliare l'esistenza di Dio considerato buono e provvidente con la presenza nel mondo del male e della morte, e in margine come conciliare l'onnipotenza divina con la libertà di scelta propria dell'uomo. Ben Sira è forse il primo nella Bibbia a affrontare questo problema in maniera del tutto nuova e diciamo subito molto ottimista, un'aria ben diversa da quella di Giobbe e del Coelet, anche se c'è un punto di contatto. Sono tutti saggi che partono dall'esame della realtà, in questo la corrente è la stessa. Due parole per ricordarci chi era quest'uomo. Il libro di Ben Sira è l'unico libro firmato dell'Antico Testamento, cioè del quale l'autore indica il nome. Se voi andate in fondo all'opera, al capitolo 50, l'autore si firma e si presenta come Gesù, figlio di Sira, figlio di Eleazzaro, di Gerusalemme. L'antichità cristiana ha subito evitato di chiamarlo il libro di Gesù per evitare che la gente facesse confusione con un altro Gesù più famoso, ma se vi ricordate di averlo studiato, l'autore si chiama Gesù, che era un nome frequente nel mondo ebraico, solo che è un altro Gesù, figlio di Sira, da cui il titolo Siracide o Ben Sira, con cui il libro è oggi noto. Il libro è stato scritto più o meno nel 180 a.C. a Gerusalemme, di questo siamo ragionevolmente sicuri, perché nel libro si fa l'elogio, alla fine del libro, del sacerdote, del sommo sacerdote Simone II, al capitolo 50, che muore intorno al 180 e l'elogio ne parla come appena morto, quindi siamo appunto in quel periodo. E tra l'altro il libro non conosce la rivolta maccabaica e quindi è prima del 164. È uno dei pochi libri dell'Antico Testamento che si possono datare con una certa certezza e con sicurezza indicare l'autore. L'ultima cosa tecnica, giusto per non dimenticarla, voi sapete che il libro ha avuto una storia complessa. Se voi avete la Bibbia di Gerusalemme, quella nuova, cioè quella dopo il 2008, vi sarete accorti che nel libro di Ben Sira alcuni passi sono messi in corsivo. Non ve ne potete non essere accorti, basta vedere, no? Perché vedete fisicamente alcuni passi sono in corsivo. Questo perché il libro non esiste completo in ebraico, è stato perduto nel corso dei secoli. Noi lo leggiamo in una traduzione greca che ha fatto il nipote di Ben Sira ad Alessandria d'Egitto 50 anni dopo la morte del nonno, 132 a.C. Se avete mai letto il prologo di Ben Sira, è interessante, il traduttore si presenta e dice: mio nonno Gesù, bellina questa frase, no? Mio nonno Gesù ha scritto questo libro. E io l'ho tradotto in greco e noi leggiamo il testo di Ben Sira nella traduzione greca del nipote, che per complicarci la vita esiste in due edizioni, una lunga e una breve, e tuttora si discute quale sia quella originale. Il testo ebraico è stato trovato in parte in Egitto, in parte a Masada, in parte a Qumran, ma copre i 2/3 del libro. E anche qui, per complicarci la vita, ci sono 2 edizioni diverse del testo ebraico, per cui abbiamo 4 edizioni di Ben Sira e noi non sappiamo a tutt'oggi quale sia quella che il nonno ha scritto, o se ne abbia scritte 2, come a volte si pensa. La Bibbia di Gerusalemme
o se volete la Bibbia CEI, quella del 2008, ha seguito una soluzione salomonica. Io ero nella commissione per la traduzione all'epoca tra il 94 e il 2000, quando si fece l'Antico Testamento, e vista l'impasse, io mi ricordo, se volete l'aneddoto, all'epoca era presidente della CEI l'ineffabile, nel senso etimologico, cardinale Camillo Ruini, e andammo a chiedere lumi e lui ineffabilmente ci disse: io non capisco nulla di Bibbia, grazie Eminenza, il suo consiglio è molto utile. Allora feci la proposta di andare a sentire l'unico vescovo in Italia che capiva qualcosa di Bibbia all'epoca, cioè il cardinale Martini, che guarda caso era anche un professore di critica testuale, e lui ci dette il consiglio che poi la CEI ha approvato, ovvero di tradurre entrambi i testi di Ben Sira, il lungo e il corto, mettendo in corsivo le aggiunte del lungo, quindi in corsivo ci sono le cose del testo lungo, e in nota tutte le differenze col testo ebraico. E così abbiamo un'edizione quantomeno ragionevole. La cosa buffa è che la Chiesa Cattolica non ha mai dato un pronunziamento dogmatico su quale testo di Ben Sira sia canonico. Quindi semplicemente non lo sappiamo. Potremmo risolvere la faccenda come i protestanti o gli ortodossi: lo leviamo dalla Bibbia e il discorso finisce lì, perché per loro non è canonico. Questo ve lo dico perché a volte noi cattolici siamo così ingenui che leggiamo la Bibbia ma non sappiamo cosa stiamo leggendo. Quindi quale Ben Sira? Il problema non è banale, perché sono 4 testi diversi e la Chiesa non ha mai deciso quale di questi 4 è ispirato oppure no. Voi direste c'è la Vulgata di Girolamo, ma Girolamo traduce un altro testo ancora, e spesso c'è da chiedersi se in realtà quel testo esiste. Non è vero neppure questo, perché Girolamo non traduce Ben Sira, non lo considerava canonico. Nella Vulgata è finita la vecchia traduzione latina africana che traduce un altro testo ancora. Quindi la situazione è estremamente complicata. Quando trovo un tradizionalista, di quelli proprio doc, dico: tu sei per la Vulgata, bene, allora non dovresti leggere Ben Sira, perché Girolamo nella prefazione scrive: liber Iesu fili Sirac et liber sapientiae Salomonis non sunt in canone, inter apocrifa ponenda sunt. Li considerava entrambi non canonici, il buon Girolamo. Quindi vedete che la situazione è molto complessa. Non lo dico per complicarvi la vita, ma per aprirvi gli occhi sul fatto che prima di parlare di Bibbia 2 o 3 cose bisognerebbe saperle, se no se ne parla un tanto al chilo e poi alla fine si preferiscono le rivelazioni della Madonna perché sono più sicure del testo greco ed ebraico di Ben Sira. Ecco, detto questo, era solo per far vedere come a volte il problema è complesso. Affrontiamo il problema del male in Ben Sira e quale soluzione lui dà. Una premessa: Ben Sira è pienamente consapevole della misericordia di Dio. Se c'è una cosa che lui ha in testa, Dio è misericordioso. Per Ben Sira è un principio che non si discute. E è interessante, Ben Sira ricava questa idea da una considerazione pratica: l'uomo non vale niente, e siccome l'uomo non vale niente, Dio è misericordioso. Sentite il suo ragionamento. Siracide 18,8. Che cos'è l'uomo? A cosa può servire? Qual è il suo bene? Qual è il suo male? La domanda è grossa, che cos'è l'uomo? Anche il Salmo 8 si pone questa domanda, ma in chiave già un po' diversa. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui? Qui la domanda è un po' più filosofica. Che cos'è l'uomo in generale? A che cosa può servire? Qual è il suo bene e qual è il suo male? Quanto al numero dei giorni dell'uomo, 100 anni sono già tanti, ma il sonno eterno di ognuno è imprevedibile a tutti.
Come una goccia d'acqua nel mare o un granello di sabbia, così questi pochi anni in un giorno dell'eternità. L'uomo vive una vita breve e ci si domanda a che serve. E risponde Ben Sira: per questo il Signore è paziente verso di loro ed effonde su di loro la sua misericordia. Vede e sa che la loro sorte è penosa, perciò abbonda nel perdono. Dunque, Ben Sira ha una prima idea: l'uomo non vale nulla, l'uomo è di vita breve, questo lo dice anche il Coelet, ma Ben Sira ne ricava un altro principio: per questo Dio è misericordioso. Ovvero, più l'uomo è debole, inutile e fragile, più Dio usa misericordia verso di lui. Questo Ben Sira lo crede con forza e lo deduce dalla pochezza, dalla fragilità della vita umana. Ma Ben Sira va oltre, ed ecco la sua novità. Ci sono almeno 3 testi nel libro in cui Ben Sira scopre con una certa chiarezza l'esistenza nella creazione di una polarità, il bene e il male, ma in modo del tutto nuovo rispetto ad altri passi della Bibbia. Leggo Siracide 33, 14, 15. Scrive Ben Sira: di fronte al male c'è il bene, di fronte alla morte c'è la vita, di fronte alla luce le tenebre, così di fronte all'uomo pio c'è il peccatore. Considera perciò tutte le opere dell'Altissimo, a due, l'una di fronte all'altra. Questo è un testo nuovo. Tutte le opere dell'Altissimo, la luce e le tenebre, la morte e la vita, il male e il bene, ma mai nella Bibbia si dice che Dio ha creato le tenebre o ha creato il male. Di fronte all'uomo pio, il peccatore. Potremmo parlare di una vera e propria dottrina degli opposti, cioè in Ben Sira l'idea di un equilibrio di fondo del creato. Questo è evidente in un altro passo del libro, al capitolo 39, dal versetto 16 in poi. È un inno sulla creazione. Ben Sira tenta di dare una risposta all'ambivalenza che l'uomo scopre nel creato. Comincia con un invito alla lode, dal versetto 12 del capitolo 36 in poi, e prosegue affermando la bontà sostanziale del creato. Versetto 16: quanto sono belle tutte le opere del Signore. Questa è una citazione del Salmo 104, ripresa quasi alla lettera. Quanto sono belle tutte le opere del Signore. Ogni suo ordine si compirà a suo tempo. Non bisogna dire che cos'è questo, che cos'è quello. Tutto infatti sarà esaminato a suo tempo. Dunque Ben Sira afferma che ogni realtà creata ha la sua logica nel progetto di Dio e che a suo tempo tutto si rivelerà buono. Questo in realtà l'aveva accennato già il Coelet almeno una volta in un passo che ho letto ieri, quando Coelet dice in 3:11: Dio ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Quindi Ben Sira va oltre: tutto ciò che Dio ha fatto è buono. Al versetto 21 l'attenzione si sposta più decisamente verso la teodicea, cioè verso il problema del male. E scrive Ben Sira di nuovo: non bisogna dire che cosa è questo, perché è quello. Tutto infatti è stato creato con uno scopo preciso, ovvero ogni cosa ha la sua ragione d'essere. E poi ecco una sorpresa: non esiste qualcosa che sia male in sé, esiste l'uso che Dio fa di qualcosa. E sentite al versetto 25:
per i buoni i beni furono creati sin dal principio. Allo stesso modo i mali per i peccatori. Dunque Dio, secondo Bensira, fa sia il bene sia il male, ovvero le cose create sono bene o male a seconda dell'uso che Dio ne fa per i buoni o per i cattivi. E poi si fa un esempio al versetto 26, che tra l'altro è utile per capire com'era la vita nel secondo secolo a.C. Le cose di prima necessità per la vita dell'uomo sono acqua, fuoco, ferro, sale, farina di frumento, latte, miele, succo d'uva, olio e vestito. Questo è l'elenco delle cose senza le quali non viveva un uomo del secondo secolo a.C. Acqua, fuoco, ferro, sale, farina di frumento, latte, miele, succo d'uva, vino, olio e vestito. Tutte queste cose sono un bene per i buoni, allo stesso modo si volgono in male per i peccatori. Dunque non esiste il bene e il male, esiste la creazione che è bene per gli uni, male per gli altri, secondo Bensira. Ci sono venti creati per castigare e nella loro furia rafforzano i loro flagelli. Quando verrà la fine, scateneranno violenza e placheranno lo sdegno del loro creatore. Fuoco, grandine, fame e morte sono tutte cose create per il castigo. E più avanti conclude Bensira al versetto 33: le opere del Signore sono tutte buone, Egli provvederà ad ogni necessità a suo tempo. Non bisogna dire questo è peggiore di quello, tutto infatti al tempo giusto sarà riconosciuto buono. Questo è un testo del tutto nuovo. Ogni cosa è buona a suo tempo. Dunque anche quello che a noi sembra male in realtà è un bene. Se è male lo è per i peccatori, dice Bensira, ma in sé è bene. Dunque Bensira afferma una sorta di equilibrio nella creazione in cui bene e male si risolvono nella volontà salvifica di Dio. È un'idea innovativa. Un ulteriore testo, un terzo testo in cui appare questa tematica in Bensira è al capitolo 42. Da 42-15 e per tutto il capitolo 43 Bensira scrive un grande inno alla creazione, che tra l'altro è anche molto bello, specie per chi conosce il Cantico delle Creature, ne trova una base biblica particolarmente interessante. Al versetto 24 si legge ancora, nel testo ebraico, che tutte le cose sono diverse l'una dall'altra, Dio non ne ha fatta alcuna invano. L'una conferma i pregi dell'altra. Chi si sazierà di contemplare la sua gloria? Dunque non c'è niente di incompleto nella creazione. È tutta un'armonia anche nelle cose che a noi sembrano male. La cosa interessante è che dietro a questa idea, come è stato dimostrato, c'è un influsso, e non si sa quanto pensato o quanto Bensira lo prende da quello che potrebbe essere lo spirito del tempo, della filosofia stoica del tempo. Non sappiamo quanto Bensira potesse conoscere lo stoicismo direttamente in greco nel secondo secolo a Gerusalemme. Sappiamo però che nel 175 a.C., 5 anni dopo, o più o meno allo stesso periodo in cui Bensira scrive la sua opera, a Gerusalemme viene costruito il primo ginnasio. E come sapete il ginnasio è la porta per diventare cittadini greci. È la via maestra dell'educazione per chiunque voglia entrare nel mondo greco. E a Gerusalemme viene costruito proprio in quel periodo. E Bensira beve quest'aria ad una cultura nuova. Cosa dicevano gli stoici? Più o meno, con altri accenti, ma c'è una certa consonanza, ciò che scrive Bensira.
leggo un brano di uno dei fondatori dello stoicismo, lo stoico Crisippo, che scrive: «Certamente nulla è più stolto di chi pensa che possano esistere i beni se non ci fossero anche i mali. Ora, siccome i beni sono contrari ai mali, necessariamente devono esistere sia gli uni che gli altri, in reciproca opposizione, e possono sussistere solo grazie a uno sforzo, oserei dire a un tempo, vicendevole e contrario. La realtà per gli stoici è una coincidentia oppositorum, esiste come equilibrio di opposti». Questo è tipico della filosofia stoica. La realtà è duale nella sua essenza. Il bene e il male si richiamano l'un l'altro, ne hanno bisogno. Senza il bene non esisterebbe il male, ma senza il male non esisterebbe il bene. La prospettiva stoica è panteistica, per cui alla fine non esiste un Dio personale e la realtà è a suo modo divina. Per Bensira esiste un Dio creatore personale, ma dietro c'è comunque quest'idea di un mondo bene ordinato dove bene e male coesistono in un equilibrio di opposti. Vedete che è una visione nuova, è questa, che né Giobbe né Coelet avevano detto. È una visione che nasce dall'apertura a un certo spirito greco che cominciava a soffiare in Israele. E in qualche caso Bensira va perfino oltre. C'è almeno un punto che, se voi prendete fuori dal contesto, sembra fare di Bensira un perfetto panteista stoico. Al capitolo 43, al versetto 27, alla fine di questo inno, Bensira dice: «Potremmo dire molte cose e mai finiremmo, ma la conclusione del discorso sia: egli, Dio, è il tutto». Dire Dio è il tutto, presa fuori contesto, è un'affermazione di puro panteismo. Starebbe bene in un trattato stoico. Dio è il tutto, cioè la natura è divina. Dunque non c'è un Dio personale, noi siamo Dio. Quelle piante sono divine, Dio è il tutto. Bensira non intende dire questo, si lascia prendere dall'emozione e dalla logica del discorso. Anche Francesco direbbe che Dio è il tutto, ma nessuno pensa di fare di Francesco un panteista della New Age. Beh, ci hanno provato pure in quello, ma è un altro capitolo. Si vede però l'influsso di questo nuovo modo di pensare, per cui Bensira tenta di dare con molto ottimismo una visione nuova del problema del male, che risolve in una visione globale della creazione dove il male esiste come l'altra faccia del bene e tutto si risolve in una volontà di Dio che vuole solo il bene. È una visione molto molto particolare che si può comprendere non sul piano filosofico, perché Bensira, ripeto, non è un filosofo stoico che ragiona partendo dal logos, ma in una visione tipicamente religiosa propria di un uomo ebraico che ha davanti un Dio personale, provvidente e misericordioso. Al capitolo 43, infatti, dopo aver detto che Dio è il tutto, Bensira conclude, versetto 31, chi lo ha visto e può descriverlo? Chi può lodarlo così come egli è? Oltre a questo ci sono ancora molte opere nascoste. Solo un poco ho visto delle sue opere. Il Signore infatti ha creato ogni cosa e ha dato la sapienza ai suoi fedeli. Questa affermazione è la negazione di ogni forma di panteismo stoico. Il Signore ha creato ogni cosa. Dunque c'è un Dio personale provvidente e c'è una creazione che da Lui proviene. Ma si vede questo tentativo di coniugare prospettive diverse e di dire qualcosa di nuovo. Bensira è il primo momento di questo incontro, che poi sarà fecondo in realtà tra la cultura greca e quella ebraica, e quindi una visione diversa anche del problema del male. Il male esiste, ma si risolve in una visione globale della realtà in cui il male diventa semplicemente
l'altra faccia del bene di un Dio provvidente per il quale bene e male sono semplicemente strumenti della sua creazione. Tra l'altro Ben Sira tocca anche di riflesso un problema che alla sua epoca era molto vivo. Se questa è la creazione, bene e male come armonia di fondo del creato, allora Dio è giusto o è misericordioso? È più misericordioso che giusto o è più giusto che misericordioso? Problema eterno, perché se Dio è misericordioso, come può condannare gli uomini? Ma se non li condanna, allora non è giusto. È un dilemma dal quale spesso non sappiamo neppure noi uscire, no? Nell'ebraismo del tempo il problema veniva posto in maniera molto netta. Cito un testo del secondo libro di Baruch, al capitolo 48. Il secondo libro di Baruch è un apocrifo del primo secolo a.C., ma il fatto che sia un apocrifo non significa che non esista. Esiste ed è un riflesso di come l'ebreo del tempo si poneva questo tipo di questioni. E scrive il secondo libro di Baruch, si rivolge a Dio e dice: per favore, caro Dio, non t'arrabbiare troppo con noi altri uomini, stai tranquillo con noi, non ti irritare contro l'uomo, perché l'uomo non è nulla, non ti curare delle nostre opere, perché noi chi siamo? Che forza abbiamo noi per sopportare la tua collera e chi siamo noi per sostenere il tuo giudizio? Ma tu, Signore, proteggici con la tua misericordia, salvaci per la tua compassione. Quindi, Signore, abbi pietà, perché se la metti sul piano della giustizia non si salva nessuno. Il problema se lo ponevano con forza gli ebrei del tempo, tenetelo presente. Il libro della Sapienza lo affronterà con accenti forse anche più robusti, lo vedremo stasera. Ben Sira, questo è interessante, proprio in base alla sua visione equilibrata di un cosmo dove c'è il bene e il male, crede sì nella misericordia di Dio, ma quando arriva al problema della giustizia ci sorprende e dice sì, Dio è misericordioso, ma è anche giusto, e afferma due cose apparentemente incompatibili tra loro, proprio sulla base di questo equilibrio degli opposti su cui il creato si basa. E sentite cosa arriva a dire Ben Sira al capitolo 16, al versetto 11. Prima di tutto medita sul fatto che Dio ha distrutto gli abitanti di Sodoma, li ha fatti fuori tutti. Dice, leggo la Genesi e scopro che in Genesi 19 Dio manda fuoco, fiamme e zolfo sugli abitanti di Sodoma. Poi annega l'esercito egiziano nel mare. E allora dice il nostro saggio, forse non è così privo di giustizia il nostro Dio. E scrive al versetto 11, 16-11, ci fosse anche solo un uomo di dura cervice, sarebbe inaudito se rimanesse impunito, perché in Dio c'è misericordia e collera, potente quando perdona e quando riversa la sua collera. Tanto grande la sua misericordia, tanto grande il suo rimprovero. Egli giudicherà l'uomo secondo le sue opere. E poi in un versetto molto bello, al versetto 16 del testo greco lungo, a tutta la creazione la sua misericordia è manifesta. Dio ha dispensato agli uomini la luce e le tenebre. Dunque Ben Sira è così convinto di questa dualità della creazione che arriva addirittura a dire che in Dio coesistono senza alcuna contraddizione misericordia e collera. Tanto è buono, tanto si arrabbia. Allo stesso modo non c'è differenza. Capite che sul piano teologico diventa un po' difficile dare una giustificazione
di come la somma giustizia può andare d'accordo con la somma misericordia, ma per Bensira questo non è un problema. Le afferma senza difficoltà, l'una accanto all'altra, in questa visione di un bene e di un male che si risolvono nell'unica volontà di Dio. Si capisce bene che Bensira non è un filosofo, non è un teologo e non tocca i problemi sollevati da queste affermazioni. È un uomo di fede che crede in questo e butta lì queste cose. Bisognerebbe chiedersi quanto le sentiva lui stesso come nuove e quanto si rendeva conto che sta aprendo delle porte diverse nella fede ebraica. Vedete che però siamo di fronte a delle novità. Un altro aspetto di questa prospettiva teologica che Bensira apre sul tema del male e anche del bene di riflesso, come in tutta la tradizione sapienziale di Israele, Bensira è profondamente cosciente che l'uomo è libero e capace di rendersi conto delle sue azioni. Bensira, come il Coelet, come Giobbe, è convinto che l'uomo è libero di fronte a Dio. E quindi, nonostante che lui insista su questa volontà divina che è pieno di misericordia e di collera, su questo bene e male che si armonizzano nella volontà di Dio, non viene meno quando parla della libertà dell'uomo. E questo è un altro aspetto interessante. Bensira resta un saggio che sa che l'uomo davanti a Dio rimane sempre libero. E questo lo porta a ulteriori considerazioni. Al capitolo 10 già Bensira aveva scritto, versetto 19: quale stirpe è degna d'onore? La stirpe dell'uomo. Quale stirpe è degna d'onore? Quelli che temono il Signore. Quale stirpe non è degna d'onore? La stirpe dell'uomo. Quale stirpe non è degna d'onore? Quelli che trasgrediscono i comandamenti. Da dove passa l'onore? Da un lato dall'essere uomini, dall'altro dall'osservare la legge di Dio. Dunque l'uomo è libero di osservarla o di non osservarla. Al capitolo 15 Bensira affronta il tema della libertà con una chiarezza anche maggiore e scrive al versetto 14 che da principio Dio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. In balia del suo proprio volere, sembra quasi che la libertà sia una condanna. Il testo ebraico in realtà dice lo lasciò di fronte alla sua inclinazione. L'ebraico usa il termine yetzer, inclinazione, che nell'ebraismo classico diventerà la facoltà del discernimento. L'uomo è dotato da Dio di una connaturalità col bene e col male, è in grado di scegliere. Se così non fosse, l'uomo non potrebbe peccare perché gli mancherebbero le condizioni primarie, cioè la libertà di scelta. L'uomo è creato da Dio capace di libertà, e cioè libero, detto in altri termini. E dunque, dice Bensira, se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti. L'essere fedele dipende dalla tua buona volontà. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua. Là dove vuoi stenderai la tua mano. Davanti agli uomini stanno vita e morte, a ognuno sarà dato quel che a lui piacerà. Quindi vedete, da una parte Bensira dice bene e male sono gli opposti che si conciliano nella volontà di Dio, per cui di fatto non esistono se non come espressioni della volontà di Dio. Dall'altro esiste la libertà dell'uomo, per cui bene e male sono ciò che l'uomo sceglie o rifiuta. Sono posizioni teologicamente difficili da conciliare, ma Bensira le afferma entrambe. Da buon saggio di Israele è convinto che l'uomo è libero e che dunque è l'uomo che si sceglie il suo destino. È vera anche l'altro aspetto,
che è Dio che decide del destino dell'uomo. Bensira si muove su un crinale molto delicato. Quello che è certo è che Bensira rifiuta in maniera molto netta la posizione apocalittica, quella del libro di Enoch per esempio, per la quale l'uomo non è colpevole, è tutta colpa di un eventuale avversario. C'è un testo interessante che sicuramente farà arrabbiare padre Livio, con ogni rispetto, È Siracide 21-27, nel quale Siracide dice: quando l'empio maledice Satana, maledice se stesso. Quindi non dar la colpa a Satana, dice Bensira, lascia perdere Satana, è tutta colpa tua. Quando l'empio maledice Satana, maledice se stesso. Questo è interessante, perché da buon saggio di Israele, per Bensira sei tu il colpevole, non andare a cercare altrove. Questo è un testo anti-apocalittico, tra l'altro. È l'unico passo in tutto il libro in cui Bensira menziona Satana, per dire lascia perdere. E dunque, da una parte la misericordia di Dio e la sua collera, dall'altra la libertà dell'uomo e la sua capacità di scelta. È una visione molto peculiare quella di Bensira. Quel che conta per lui è che l'uomo è dotato di capacità di discernimento. Dice Bensira al capitolo 17, al versetto 7, al versetto 6, anzi leggiamolo dall'inizio, 17:1. Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa di nuovo lo fece tornare. Tra parentesi, Bensira non crede nella vita eterna, Siamo ancora fermi a Giobbe e al Coelet, per lui la vita finisce con la morte. Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro giorni contati e un tempo definito, dando loro potere su quanto essa contiene. Li rivestì di una forza pari alla sua e a sua immagine li formò. Fin qui è una rilettura di Genesi 1. In ogni vivente infuse il timore dell'uomo perché dominasse sulle bestie e sugli uccelli. Questo è Genesi 9. Poi continua Bensira e qui dice qualcosa di nuovo rispetto alla Genesi. Gli esseri umani ricevettero l'uso delle 5 opere del Signore. Come sesta fu concessa loro in dono la ragione e come settima la parola, interprete delle sue opere. L'uomo ha avuto 7 doni da Dio. Il sesto è la ragione, il settimo è la parola. Questo è molto greco, molto greco, sembra di sentire l'Antigone di Sofocle, il terzo canto dell'Antigone di Sofocle, la parola e il pensiero alati. Qui si vede che l'ambiente è cambiato, la parola e la ragione. Ma quali sono le altre 5? Lo dice nel versetto successivo. Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro per pensare. Cos'ha l'uomo da Dio? Il discernimento, la lingua, gli occhi, gli orecchi e il cuore sarebbe la coscienza. Dunque l'uomo è dotato da Dio della facoltà di discernere, cioè della libertà, della capacità di valutare, e questo è tipico dei saggi di Israele. Dunque, vedete, c'è questa bilancia tra la fede in un Dio onnipotente che fa tutto, per il quale bene e male sono entrambe parti della sua creazione, e dall'altra c'è la fede altrettanto grande in un uomo libero, dotato di ragione, di volontà, di coscienza e di discernimento, posto di fronte a questo Dio. Bensira è nuovo per questa capacità di proporre queste visioni, diremmo anche moderne, con tutto che Bensira passa spesso per essere un bieco tradizionalista, ma non lo era affatto. Per certi aspetti è più avanzato di Coelet e di Giobbe, perché si confronta con queste visioni nuove della realtà.
il tono di Bensira è comunque sempre molto positivo. Manca nel libro di Bensira quell'aspetto tragico che c'è in Giobbe e in Coelet. Bensira è molto più ottimista nei confronti della creazione ed è convinto in ogni caso che l'uomo si trova a vivere in un cosmo bello e ordinato, dove gli elementi, come più volte dice il capitolo 42 e il capitolo 43, ubbidiscono alla volontà divina. Dio comanda e gli elementi ubbidiscono ai suoi ordini. C'è una visione senz'altro positiva e in questo Bensira reagisce con forza alla visione negativa che viene dall'Apocalittica. Leggiamo all'inizio del libro di Enoch, 1 Enoch capitolo 10. Tutta la terra è corrotta per aver appreso le opere del demonio, a lui ascrivi tutto il peccato. Questo è un assioma nel libro di Enoch. Viviamo in un mondo irrimediabilmente corrotto. Tutto è negativo, tutto è sotto il dominio del demonio. E Bensira dice le opere di Dio sono meravigliose, una accanto all'altra. È una visione del tutto diversa da quella dell'enochismo e dell'apocalittica. E di fronte c'è la libertà dell'uomo che è dotato di discernimento, lingua, occhi, cuore, ragione ed è in grado di discernere le opere di Dio. Per cui alla fine potremmo dire che per Bensira il male nasce per molti aspetti da un cattivo uso di questo discernimento che Dio ha dato all'uomo, da un cattivo uso di questa libertà. E è vero che questa visione può sembrare troppo positiva ed è vero anche che Bensira non affronta se non marginalmente il problema della morte. Anzi, quando Bensira parla della morte, il suo linguaggio diventa di nuovo molto tradizionale. Per esempio, Bensira al capitolo 18 ci dice che al versetto 22, nulla ti impedisca di soddisfare un voto al tempo giusto, non aspettare fino alla morte per sdebitarti. Sottinteso, quando sei morto non hai più tempo. E così più volte. Al capitolo 7, versetto 17, Bensira è molto lapidario. La speranza dell'uomo, 2 punti, i vermi. Questa è la nostra speranza. Quindi Bensira è ottimista, ma con un ma. La morte è una porta chiusa, non si va oltre. Non si va oltre. E al capitolo 14, Bensira sembra di nuovo ritornare alle idee del Coelet, in un passo straordinario che nessuno conosce e nessuno leggeva finché Papa Francesco non l'ha citato 2 volte nella Evangelii Gaudium e poi di nuovo nella Gaudete et Exsultate, che tutti avrete letto e meditato e quindi avete in mente Siracide 14. Dice al versetto 12, al versetto 11, figlio mio, per quanto ti è possibile, trattati bene. Questo è un buon consiglio, Figlio mio, per quanto ti è possibile, trattati bene e presenta al Signore le offerte dovute. Ricordati che la morte non tarderà, il decreto degli inferi non ti è stato rivelato. Quindi, siccome tanto devi morire, pensaci prima, perché dopo è tardi, trattati bene finché sei vivo. Prima di morire, fa del bene al tuo amico, secondo le tue possibilità, sii generoso con lui. Vale la pena di voler bene agli altri prima di morire. E poi, non privarti mai di un giorno felice, non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio. Non lascerai forse a un altro i frutti del tuo lavoro e le tue fatiche per essere divise tra gli eredi. Regala, accetta regali,
divertiti, perché negli inferi non c'è più allegria. Vedete che non crede nel paradiso, Bensira. Non dice andremo nel paradiso a cantare le lodi di Dio, no, andiamo tra i vermi, nella tomba. Non ha nessuna prospettiva di vita eterna, tenetelo presente. Per cui divertiti. Se ti fanno un regalo, piglialo. C'è scritto anche nelle costituzioni antiche dei Cappuccini. I Cappuccini usino cibi non raffinati e anche in carnevale non comprino né formaggio né uova, ma se gliele regalano le prendano. C'è scritto così, andate a controllare. Ho controllato l'altro giorno. Quindi accetta regali. Quindi, se devi comprare il dolce, forse no, ma se te lo regalano, ringrazia il Signore. È molto siracidiano questo. Vedete che sorprende questo testo in un libro che ha accenti apparentemente più moralistici, ma questo perché Bensira non ha ancora una prospettiva che va oltre la morte. E dunque la conclusione ritorna un po' a quello che diceva il Coelet, benché lui abbia detto qualcosa di più del Coelet. È un libro dunque interessante. Potremmo concludere con la preghiera che Bensira fa nel penultimo capitolo, anche questa è molto francescana, la preghiera per ottenere da Dio il dono della gioia. Se volete la potreste coniugare con la perfetta letizia. Scrive Bensira in 50-22, e qui vedete che però l'orizzonte è terreno, non è la perfetta letizia del mondo a venire, è la perfetta letizia in questo mondo. E scrive Bensira: ora benedite il Dio dell'universo, che compie in ogni luogo grandi cose, che fa crescere i nostri giorni fin dal seno materno e agisce con noi secondo la sua misericordia. Ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni, in Israele, da ora e per sempre. La sua misericordia resti fedelmente con noi e ci riscatti nei nostri giorni. Questo è un testo bello, che riflette però l'orizzonte terreno di Bensira. Ora questo non dobbiamo minimizzarlo, perché anche se noi crediamo nella vita eterna, resta il fatto che di vite su questa terra ne abbiamo comunque una sola, e quindi vale la pena di seguire i consigli di Bensira, pensando che in ogni caso di vite su questa terra non ce ne sarà un'altra, no? Quindi vedete un testo che ci conferma come i saggi di Israele, anche quando sembrano drammatici come Giobbe e Coelet, hanno sempre alla fine un risvolto positivo, perché sono convinti della bontà della creazione e sono convinti dunque che male e bene vanno visti in un'ottica globale di un Dio creatore che ama l'uomo e che alla fine agisce per il suo bene. Non so se tutte queste cose su Bensira le avevate in mente, ma potremmo continuare su questi consigli di saggezza di fronte al problema del male risolto in positivo. C'è un altro passo interessante sui banchetti, al capitolo 32, 31 e 32. Bensira dedica un intero capitolo a come si fa a mangiare quando siamo invitati a un pranzo di quelli seri. Tipo a Scandiano si fa un bel pranzo, avanza tanti dolci, che ne facciamo? Bensira ha in mente i banchetti ellenistici, quelli dove si mangia sdraiati sul gomito sinistro e si mangia a 4 palmenti. E sentite cosa consiglia: mangia da uomo quello che ti è posto davanti, non masticare con voracità per non renderti odioso. Sii il primo a smettere per educazione, non essere ingordo per non incorrere nel disprezzo. Se siedi tra molti invitati, non essere il primo a stendere la mano. Per un uomo educato mangiar poco è sufficiente.
quando si corica non respira con affanno. Sonno salubre è uno stomaco ben regolato. Al mattino si alza e è padrone di sé. Tormento di insonnia, nausea e colica accompagnano l'uomo ingordo. Se hai mangiato troppo, alzati, corri a vomitare e starai meglio. Ma attenzione, questo è un consiglio che seguivano davvero, mangiavano fino a riempirsi e poi andavano a vomitare e poi rimangiavano. Facevano così davvero, nei banchetti. E poi continua e dà consigli a vecchi e a giovani quando si mangia a un banchetto. Al vecchio dice: parla, o anziano, perché ti si addice, ma con saggezza e non disturbare la musica. Cioè lascia che i giovani si divertano, non rompere le scatole con i tuoi discorsi da vecchio mentre i giovani cantano e ballano. Parla sì, ma con moderazione e non disturbare la musica. Quando c'è la musica non effondere in chiacchiere e non fare il saggio fuori tempo. Quindi, anziano, moderati, se i giovani si divertano, lasciali un po' stare. E al giovane invece dice Bensira: parla, o giovane, ma se c'è bisogno di te, non più di 2 volte, e se sei interrogato. Compendi al tuo discorso molte cose in poche parole. E poi continua: allora stabilita, alzati, corri a casa, cioè a un certo momento finisci, là è la festa. Divertiti e fa quello che ti pare, ma non peccare con parole arroganti. Per tutto ciò benedici chi ti ha creato e ti colma dei suoi benefici. Quindi mangia, bevi, divertiti, non dimenticarti di Dio, non esagerare e soprattutto non peccare. Vedete, è una visione molto equilibrata, positiva della vita, che nasce da tutte queste considerazioni teoriche che lui ha fatto. Questo per dire che il Bensira è un teologo, ma è un teologo pratico, che dopo scende in questi dettagli di vita concreta. Bene, facciamo l'intervallo e poi le nostre domande.